100.000 miliardi. 100.000 miliardi di connessioni sinaptiche intrecciate nel buio assoluto del tuo cranio. In questo esatto millisecondo, mentre ascolti la mia voce, stanno bruciando energia. Una vastità microscopica. Ogni singolo giorno tu perdi milioni di queste connessioni. Non per l'età, non per un trauma o una malattia. Le perdi perché qualcosa dentro di te le sta fisicamente smantellando. Un predatore microscopico, una squadra di demolizione cellulare che morde, strappa e digerisce la tua memoria. È una potatura spietata che divora la tua identità pezzo per pezzo. E indovina un po'? Sei tu a fornirle i bersagli. Sei tu a decidere cosa deve morire. Pensa a te stesso in questo momento. Senti il peso del tuo corpo sulla sedia. Quella è una connessione. Se non la usi, sparisce. Pensa all'ultima volta che hai cercato di cambiare un'abitudine. Forse una nuova dieta. Forse un nuovo allenamento in palestra per trasformare il tuo corpo. O forse un modo diverso di reagire alla rabbia. I primi giorni sei motivato. Senti l'energia scorrere. Poi, improvvisamente, tutto crolla. Torni esattamente al punto di partenza. Ti sei mai chiesto perché il fallimento fa così male fisicamente? Perché ti senti svuotato? Non è una questione di pigrizia. Non è mancanza di forza di volontà. È biologia pura e cruda. Il tuo cervello non sta semplicemente dimenticando un'idea astratta. Sta subendo una rimozione di materia. Stai perdendo pezzi fisici di te. L'abitudine che stavi costruendo viene smontata come un'impalcatura inutile. Zoomando all'interno del tessuto nervoso, scendendo a livello molecolare, emerge l'esecutore di questa potatura selettiva. Scendiamo giù, molto giù, oltre i vasi sanguigni, oltre la barriera ematoencefalica che protegge il tuo cervello. Immagina una foresta di vetro incandescente. È la tua rete di neuroni. Ma tra questi rami luminosi si muove qualcos'altro. Una forma oscura, ameboide. Si allunga, si ritrae. Sembra un polpo microscopico che pattuglia silenziosamente il territorio. Questa è la microglia. Non è un neurone, è un immigrato biologico. Una cellula del sistema immunitario che ha preso residenza nel tuo cranio quando eri ancora nel grembo materno. Il suo lavoro ufficiale? Fare lo spazzino, pulire i detriti. Ma non farti ingannare dal suo nome innocuo. La microglia è un assassino su commissione, una presenza distruttiva che valuta ogni tua mossa. E le sue vittime preferite, i suoi pasti più succulenti, sono le tue sinapsi più deboli, quelle che hai appena smesso di usare. Questo processo spietato si chiama potatura sinaptica. Immagina un roseto selvaggio. Se il giardiniere non taglia i rami secchi, la pianta soffoca se stessa sotto il suo stesso peso. Il tuo cervello funziona esattamente allo stesso modo. Genera connessioni in continuazione. Ma mantenere un cavo elettrico attivo costa un'energia spaventosa. Il 20% di tutto il cibo che ingerisci serve ad alimentare il tuo cervello. E gran parte di questo mantiene accese queste luci microscopiche. Il cervello è un contabile spietato, ossessionato dal risparmio. Non può permettersi sprechi. Se c'è un ponte che nessuno attraversa, perché continuare a pagare per la sua manutenzione? La microglia pattuglia ogni singola sinapsi circa una volta all'ora. Tocca, annusa, valuta, sente la corrente. E se trova un ponte abbandonato, non esita, lo avvolge, lo inghiotte e lo dissolve nel nulla, riciclando le proteine per costruire qualcos'altro. Prima di andare oltre, un chiarimento doveroso. Questo video esplora la plasticità neuronale a scopo puramente educativo e non sostituisce un parere medico o terapeutico per patologie neurologiche. Torniamo a noi. Come fa la microglia a sapere esattamente cosa divorare e cosa salvare? Immagina di essere in una metropoli infinita, di notte. Le strade trafficate sono illuminate a giorno dai fari delle auto. I vicoli deserti, invece, sono avvolti nell'ombra. Il tuo cervello usa l'elettricità come segnale di vita. Quando impari un nuovo movimento,
magari la tecnica perfetta per sollevare un peso, crei una stradina sottile. Poca luce, poco traffico. Se smetti di allenarti, l'elettricità cessa e nel buio, chimicamente parlando, si accende un segnale di allarme. Un silenzio rumoroso, una condanna a morte emessa dalle tue stesse cellule. La riduzione dell'attività elettrica porta alla secrezione e al legame di una proteina specifica chiamata QNOC. È come una vernice fluorescente che viene spruzzata dai demolitori sulle porte delle case da abbattere. Immagina dei minuscoli droni sferici che si agganciano al terminale della tua sinapsi inutilizzata. Appena si attaccano, iniziano a pulsare. Emettono un segnale chimico inequivocabile. Mangiami. È un richiamo irresistibile per i predatori. La microglia, che fino a quel momento stava costantemente pattugliando il territorio, cambia stato. I suoi tentacoli si tendono, si allungano, fiuta la traccia chimica come uno squalo che sente una singola goccia di sangue in un oceano sterminato. Scivola tra i neuroni sani, ispezionandoli continuamente. Punta dritta verso la sinapsi marcata, verso quel ricordo debole, quella nuova abitudine che non hai nutrito abbastanza, e si prepara al banchetto. Ma c'è una difesa. Esiste uno scudo. Le abitudini forti, quelle che ripeti ogni singolo giorno, hanno un'armatura invisibile. Immagina un castello medievale con le guardie schierate sulle mura. Le sinapsi, attraversate continuamente da impulsi elettrici, espongono un'altra proteina sulla loro superficie. Si chiama CD47. È il segnale opposto e speculare. Dice letteralmente non mangiarmi. Quando la microglia si avvicina per ispezionare, tocca queste proteine e viene respinta violentemente. Il ponte è salvo. È il motivo per cui non dimentichi mai come si va in bicicletta o come si allacciano le scarpe. Quell'autostrada neurale è così spessa, così ferocemente protetta da questi scudi chimici, che la squadra di demolizione non può farle nemmeno un graffio. Ma le tue nuove abitudini, i tuoi fragili tentativi di cambiare, quelli sono completamente indifesi. Ma c'è un problema enorme. Noi pensiamo che il cervello sia una libreria tranquilla, dove i ricordi restano fermi e impolverati sugli scaffali finché non li cerchiamo. Sbagliato. Il cervello è un campo di battaglia termodinamico, un caos ordinato. E c'è un fattore che fa impazzire questo delicato sistema di potatura: lo stress cronico. Quando sei costantemente sotto pressione, ansioso, stanco, il tuo cervello viene inondato di cortisolo. Questo ormone agisce come un megafono per il segnale di distruzione. La microglia entra in uno stato di iperattivazione letale, diventa frenetica, non aspetta più che una sinapsi sia completamente spenta. Inizia a strappare via anche le connessioni deboli ma utili. È per questo che quando sei esaurito non riesci a concentrarti o a ricordare le cose più banali. Le tue cellule immunitarie stanno letteralmente mangiando i tuoi pensieri attivi. Torniamo a quel tuo tentativo di cambiare vita. Decidi di correre ogni mattina. Il primo giorno forzi il tuo cervello a creare una nuova connessione. Un filo sottile, fragile, tremante nel vuoto. È un miracolo di ingegneria biologica. I neuroni allungano i loro rami, cercano disperatamente un contatto e finalmente scocca una scintilla d'oro. Hai creato una nuova strada. Ma attenzione, è un sentiero di fango in mezzo a una giungla impenetrabile. Richiede una fatica immensa per essere attraversato. E il tuo cervello odia la fatica, la detesta. Preferisce di gran lunga l'autostrada a 8 corsie della tua vecchia abitudine: restare a letto sotto le coperte. L'autostrada è comoda, è veloce ed è circondata da scudi protettivi. Il sentiero nuovo, invece, è esposto, nudo, totalmente vulnerabile agli spazzini. Il terzo giorno fuori piove. Decidi di saltare l'allenamento. Solo per oggi, ti dici per giustificarti. Ma la biologia non conosce scuse, non ascolta le tue ragioni. Nel momento esatto in cui l'impulso elettrico smette di viaggiare su quel nuovo sentiero, le proteine C1Q iniziano a piovere sulla sinapsi. La marcatura è rapida,
inesorabile, fatale. Arriva la microglia, si avvolge intorno al bottone sinaptico e lo vedi accadere davanti ai tuoi occhi. La membrana della cellula immunitaria avvolge la tua preziosa connessione, la ingloba in una sacca acida chiamata fagosoma. Gli enzimi fanno a pezzi le proteine, i recettori, la struttura stessa del tuo sforzo. In poche ore quel sentiero di fango non esiste più. È stato smantellato, riciclato in amminoacidi base. Sai quando avviene il grosso di questa distruzione sistematica? Quando dormi. Il sonno profondo è il turno di notte della microglia. Immagina una città fantasma dopo la mezzanotte. Le luci si abbassano, il traffico si ferma completamente e dai tombini emergono migliaia di spazzini silenziosi. Durante la fase a onde lente del sonno, lo spazio tra le cellule cerebrali si allarga fisicamente del 60%. È come se le strade venissero lavate con pompe ad alta pressione. La microglia ha campo libero. Corre lungo i dendriti, ispeziona i danni della giornata e divora ogni singola connessione che non ha ricevuto abbastanza conferme elettriche. Se hai passato la giornata a scrollare il telefono invece di studiare, la microglia mangerà i frammenti del tuo studio, perché per lei, semplicemente, non erano importanti. Non c'è malizia in tutto questo. Non c'è cattiveria. È una spietata, magnifica efficienza biologica. Se la microglia smettesse improvvisamente di mangiare le tue sinapsi, il tuo cervello diventerebbe un inferno insopportabile di rumore bianco. Troppe connessioni significano troppi segnali contrastanti. È quello che accade nei cervelli di chi soffre di alcune forme severe di autismo. La potatura sinaptica è difettosa e il mondo diventa un'esplosione sensoriale costante e dolorosa. Hai bisogno che la microglia distrugga. Hai un bisogno vitale di dimenticare. Dimenticare non è un difetto del sistema, è la sua caratteristica più avanzata e raffinata. Ma questo significa una cosa terribile. Ogni volta che scegli la via facile, stai attivamente armando gli assassini contro il tuo io futuro. E allora come si vince questa guerra microscopica? Come si salva una nuova abitudine dall'essere divorata viva? C'è una sola lingua che la microglia comprende e rispetta: la frequenza, il ritmo incessante, la testardaggine elettrica. Non serve un'intensità esplosiva una volta al mese. Serve un battito costante, quotidiano. Ogni volta che ripeti il gesto, ogni volta che scegli di fare quella cosa difficile, spari un fulmine lungo il sentiero. E ogni fulmine deposita un minuscolo frammento di scudo. Immagina di posare un mattone al giorno su quel sentiero di fango. La microglia arriva, fiuta la strada, ma trova il segnale «non mangiarmi». È costretta a ritirarsi. E lentamente, giorno dopo giorno, il sentiero di fango diventa una strada asfaltata. Poi un viadotto solido. Poi un'autostrada in cemento armato, indistruttibile. Quella che tu chiami forza di volontà non è una virtù morale o un dono divino. È un brutale braccio di ferro termodinamico contro le tue stesse cellule immunitarie. È il rifiuto ostinato di lasciare che il buio attiri la vernice della distruzione. La tua identità, le tue abilità, i tuoi ricordi più preziosi non sono scolpiti nella pietra immutabile. Sono scritti sulla sabbia, su una spiaggia dove la marea spietata della microglia si alza ogni singola notte. L'unico modo per non farli cancellare è ripassare i solchi ogni mattina, ricostruire, rinforzare, trasformare l'elettricità temporanea in materia permanente. Il tuo cervello è plastico, sì, è vero, ma la plasticità ha un costo altissimo e si paga esclusivamente in costanza e ripetizione. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, a combattere una guerra microscopica per decidere chi diventerai domani. Non sei una scultura finita, perfetta e immobile. Sei un cantiere eterno, dove tu sei contemporaneamente l'architetto e l'esplosivo. Stai distruggendo il tuo passato per fare spazio al futuro. E questo era il meccanismo dell'oblio. Questo è Renderium.
Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. E se c'è un mistero nascosto nel tuo corpo che vuoi vedere reso visibile, scrivilo qui sotto. I prossimi viaggi nascono da voi. Iscriviti al canale, perché la conoscenza vera, quella che fa vedere l'invisibile, merita di arrivare a tutti. E insieme possiamo portarla lontano.